Allora, oggi ripassiamo in modo sintetico l'autore Luigi Pirandello, che nacque nel 1867 e morì nel 1936. Fu poeta, drammaturgo e scrittore e nel 1934 ottenne il Nobel per la letteratura. Chi è Luigi Pirandello? Allora, Luigi Pirandello quindi nacque ad Agrigento nel 1867 e morì a Roma nel 1936. Allora, è stato uno dei più importanti scrittori italiani del XX secolo, vincitore del premio Nobel per la lettura nel 1934. La sua opera, caratterizzata da una profonda riflessione sulla condizione umana, ha rivoluzionato il panorama letterario e teatrale del suo tempo. Allora, la vita e l'opera di Luigi Pirandello può essere divisa in 3 fasi. Allora, la prima fase va dal periodo dell'infanzia, quindi 1860-1870, e comprende anche la fase 1880-1890 che riguarda i suoi studi. Quindi nel 1891 si laurea all'Università di Bonn, poi torna a Roma e pubblica la sua prima raccolta. In questo periodo avvengono dei fatti molto importanti, quindi nel periodo dell'infanzia, 1861, avviene la proclamazione del Regno d'Italia. Poi vediamo 1870 Roma capitale del Regno d'Italia e nel 78 Umberto I diventa nuovo re d'Italia. Mentre nel periodo in cui lui studia e si laurea, cosa accade? 1882 viene stipulata la Triplice Alleanza e poi avviene anche il periodo del decollo dell'industria italiana. Nella seconda fase, 1900-1910, produce sia romanzi sia opere per il teatro. Nello specifico 1901 il romanzo L'Esclusa, 1904 il fu Mattia Pascal, 1909 il saggio L'umorismo e poi per il teatro nel 1917 compone Il berretto a sonagli, Così è se vi pare, Il piacere dell'onestà. E l'evento importante di questo periodo è la Prima Guerra Mondiale 1914-1918. Ora, nella terza fase, che va dal 1920 al 1930, lui porta a teatro Enrico IV nel 1922. Poi compone Ciascuna a suo modo nel 1924, nel 1926 invece scrive Uno, Nessuno e 100.000 e nel 1930 comincia a comporre I giganti della montagna. Ma cosa avviene in questo periodo? Nel 1922 il fascismo e Mussolini salgono al potere. Nel 1924 Pirandello si iscrive al partito fascista, nel 1903 il nazismo e Hitler vanno al potere in Germania e nel 1934 Pirandello riceve il premio Nobel per la letteratura. Ma quali sono i temi principali della sua produzione? Sono fondamentalmente 4. Primo, la crisi dell'identità. Quindi Pirandello esplora la frantumazione dell'io, la difficoltà di definire una personalità univoca e la relatività della verità. La maschera e il volto, l'autore mette in luce la distanza tra l'apparenza esteriore e la realtà interiore, tra ciò che si mostra e ciò che si è veramente. Poi il conflitto tra individualità e società. Pirandello analizza il contrasto tra le esigenze del singolo e le convenzioni sociali, le ipocrisie e le costrizioni della vita borghese. E poi lui affronta anche l'umorismo. Pirandello sviluppa una concezione dell'umorismo che va oltre la semplice comicità, diventando uno strumento di indagine della realtà e di svelamento delle sue contraddizioni. E qual è lo stile di Pirandello? Allora, Pirandello usa un linguaggio innovativo che mescola elementi di realismo e di simbolismo. Poi usa tecniche narrative originali come il monologo interiore e il metateatro e poi una profonda capacità di introspezione psicologica. Per questo l'opera di Pirandello ha avuto una grande influenza sulla letteratura e sul teatro del Novecento, anticipando temi e tecniche che saranno sviluppati dalle avanguardie e dal teatro dell'assurdo. Infine potete trovare una mappa concettuale in cui abbiamo inserito
tutte le date importanti delle pubblicazioni di Luigi Pirandello collegate al periodo storico in cui lui le scrive o le pubblica. Quindi 1860-70 che riguarda l'infanzia, periodo 80-90 gli studi e quello che succede, 1900-1910 la prima parte delle sue pubblicazioni, 1920-1930 l'ultimo periodo in cui lui produce, perché poi vediamo che nel 1936 muore a Roma. La mappa concettuale finale che sintetizza tutti gli argomenti importanti può essere molto utile per un ripasso veloce, per un'interrogazione o a maggior ragione per l'esame di maturità.